Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Cosa voglio da questo video? La massima condivisione che possa raggiungere quante più persone possibili, quanti più tifosi del Napoli possibili, perché analizzeremo i numeri tra cessioni e acquisti del mercato del Napoli dal 2011 ad oggi. Smentendo poi, devo essere crudo e nudo, smentendo poi le voci del solito tram tram, Pappo caccia i soldi, il presidente quest'anno è incassato, non hai speso, eccetera, eccetera. Non vado ovviamente a calcolare le entrate per le coppe europee, una qualificazione Champions, così come non vado a calcolare però i soldi che devi spendere per gli ingaggi e gli stipendi ai calciatori. Facciamo solo la cessione e gli acquisti e parliamo solamente e prettamente di calciomercato, dove di presidente caccia i soldi non se ne può parlare, dati alla mano e totali tirati, ne parleremo in questo video. Prima di cominciare, come sempre ragazzi, fatemi sapere la vostra nella sezione commenti, discutiamo anche nella sezione commenti, è sempre costruttivo per me e mi auguro anche per voi. E per chi è nuovo iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e andiamo a vedere nei numeri il Napoli cosa è stato per le cessioni e per gli acquisti dal 2011 ad oggi. 2011-2012 23,79 milioni di cessioni, 72,70 gli acquisti, 48,91 milioni in negativo, 34,85 milioni le cessioni e 31,05 milioni gli acquisti, 3 milioni e 35 in positivo l'anno dopo 12-13, siamo ancora sotto di più o meno 45, poi tireremo le somme. 2013-2014 74,20 milioni le cessioni, 107,45 milioni gli acquisti, sotto di 33 milioni e più. 2014-2015 20,45 milioni le cessioni, 34,80 gli acquisti, sotto ancora una volta 14,80 milioni. 15-16 18,29 milioni di cessioni, 42,70 milioni spesi, 24,41 milioni. 16-17 116,81 milioni le entrate, perché c'era anche la vendita di Higuain. Il Napoli spende poco sotto i 100 milioni, 99,09 milioni sul mercato, con un plus di 17,72 milioni solamente. 17-18 17,45 milioni le cessioni, 68 milioni gli acquisti, sotto ancora di 50 e più milioni anche quell'anno. 18-19 100,80 milioni incassati, 70,50 milioni spesi, 30,30 milioni di plus. 19-20 48,72 milioni di cessioni, 206,50 milioni di calciomercato fatto, meno 157,78, ovviamente valore negativissimo per il 2019-2020. 2020-2021 123,6 milioni di cessioni, 77,25 milioni reinvestiti sul mercato, 45,81 di plusvalenza di plus. Quell'anno 21-22 3,20 milioni di cessioni, pochissime e niente, acquisti per 23,30 milioni, sotto ancora di 20,10 milioni. 22-23 80,58 milioni le cessioni, 76,65 gli acquisti, poco sotto i 4 milioni di plus, 3,93. Il totale, che poi forse vi ho anche riempito la testa di numeri, ma in totale 662,02 milioni di cessioni, ovvero soldi entrati, 909,99 milioni gli acquisti, ovvero uscite. Ci sono 240 e passa milioni già sotto solamente per il calciomercato, e senza contare la stagione in corso che è già sotto, parliamo sempre di cessioni e acquisti, 62,50 milioni le cessioni, 74 gli acquisti, perché quest'anno credo che molti di voi lo sappiano, ma forse alcuni l'hanno dimenticato, c'è Raspadori, c'è Simeone che è stato riscattato, ci sono Nathan e Caiuste assolutamente,
e ci sono Mario Rui, Zielinski e Osimhen che stanno ancora a Napoli. Quindi il calciomercato del Napoli non va inteso solo abbiamo preso Nathan e Cajusto, no, perché quest'anno poteva andare molto peggio nel caso il Napoli non fosse riuscito a trattenere Osimhen, Zielinski e Mario Rui, perché poi lascio a voi la parola, fatemi sapere con un budget di un centinaio di milioni come avremmo potuto rimpiazzare almeno allo stesso livello questi tre calciatori. Cioè, io non li trovo, poi sarò io che non conosco tanti altri talenti e calciatori che costano poco e che siano forti come Osimhen, forti, lungimiranti e di esperienza come Mario Rui e un centrocampista assoluto come Zielinski. Quindi le cose, ragazzi, vanno analizzate a 360 gradi e non bisogna puntare direttamente il dito a presidenza, società. Lo si deve fare se ci sono i presupposti per poterlo fare e numeri alla mano. Tutto qua, questo volevo dire. Non è un video per leccare, non è nella mia indole, nemmeno a scuola lo facevo né tantomeno lo faccio nella vita. Adesso addirittura a 40 anni non ho bisogno di leccare a nessuno, voglio solamente che le cose vengano dette per quelle che sono e non per quelle che possono sembrare. Ecco, tutto qua. Fatemi sapere ovviamente, ragazzi, la vostra nei commenti, ne discorriamo anche in quella sezione. Sempre Forza Napoli e buona seconda giornata di Serie A, perché da adesso potremo già cominciare a parlare di partite giocate, visto che ore sono? Sono quasi le 4. Tra un paio d'ore cominciano anche le prime due partite di questa giornata. Buon campionato a tutti, sempre Forza Napoli. Ciao.